Ciao a tutti, bentornati a Termoidraulica RV e bentornati ai nostri video tutorial che si occupano di trattamento acqua. Oggi vogliamo parlare di un aspetto importante che ci chiedete spesso in chat o via email o chiamandoci al telefono e riguarda i filtri per acqua, cioè ci chiedete perché devo installare un filtro per acqua e quale filtro per acqua devo installare, che differenza c'è tra uno e l'altro. Voglio partire da delle nozioni di base e dei dati, ok? Il primo è la qualità dell'acqua. Dovete sapere che a livello europeo e a livello nazionale l'Italia è tra i paesi che controllano di più l'acqua che arriva nelle nostre case, quindi gli acquedotti sono obbligati a monitorare la qualità dell'acqua che arriva nei vostri rubinetti. Per cui è un'acqua molto controllata e sicura. Un altro aspetto è un aspetto ecologico. Pensate che ogni minuto nel Mediterraneo vengono riversati circa 33.000 bottiglie di plastica. Capite bene che è un danno ambientale molto importante quello della plastica, per cui riuscire ad abbattere il consumo di plastica attraverso l'utilizzo dell'acqua che arriva nelle vostre case è sicuramente un vantaggio per il pianeta e per le generazioni future. Detto questo, la qualità dell'acqua è un aspetto molto importante per poter scegliere il filtro adatto per voi. Come dicevo prima, l'acquedotto cittadino fornisce delle analisi dettagliate della vostra acqua, quindi vi esorto e vi consiglio di andare a guardare le analisi che vengono pubblicate nei siti web dei gestori degli acquedotti. Fatto questo, potete decidere qual è il filtro più adatto alle vostre esigenze. Perché? Facciamo un esempio, io faccio l'esempio di Orvieto perché noi stiamo a Orvieto. A Orvieto l'acqua è un'acqua buona, ok? Non ha particolari sostanze che devono essere trattenute, la durezza è una durezza molto leggera perché parliamo di 7 gradi francesi, per cui non abbiamo esigenze di addolcitori o di fitte che abbattono il calcare, non c'è questo problema. Per cui il problema che noi abbiamo principale nell'acqua di Orvieto è il sapore, l'odore del cloro oppure la sedimentazione che deriva dalle tubature. Okay? Io magari abito in un condominio abbastanza datato, per cui le tubature sono tubature vecchie, ci può stare che ci possa essere della sedimentazione, ruggine o quant'altro che viene portato appunto fino al punto d'uso al nostro rubinetto, creando appunto quella patina di sedimenti che chiaramente non ci fa piacere bere, no? E in questo caso, come in molti altri casi, l'utilizzo di un filtro sotto il lavello è un ottimo espediente e vi spiego il perché. Intanto i filtri hanno un grado di filtrazione, cioè possiamo passare dai 5 micron fino allo 0,01 micron, cioè un filtro molto filtrante. Quindi badate intanto che più scende il valore dei micron, più aumenta in maniera inversamente proporzionale la capacità filtrante di quel filtro. Quindi, mettendo che io voglio un filtro da 0,5 micron, quindi che mi abbatte tutto quello che c'è nell'acqua fino a 0,5 micron, quindi tutta la sedimentazione presente nelle tubature, magari derivanti da un lavoro fatto nelle condutture principali, quindi quella sabbiolina, viene tutto trattenuto da questo filtro. Inoltre il cloro, soprattutto in estate il cloro è un problema perché il sapore, l'odore del cloro non fa piacere a nessuno ovviamente. È essenziale per l'acquedotto perché il cloro è un disinfettante, per cui se vogliamo un'acqua sicura l'acqua deve essere clorata, però se io al punto d'uso non voglio questo odore e questo sapore di cloro, il filtro che vado a montare sotto il lavello è in grado di trattenere il sapore e l'odore del cloro, così come tutti gli altri odori e sapori che eventualmente ci possono essere nell'acqua. Questo perché? Perché il filtro, oltre ad avere una parete filtrante, ha anche una parete assorbente, data dal carbone attivo. Il carbone attivo è un elemento naturale in grado di assorbire sia gli odori che i sapori. Per cui un'acqua che passa attraverso il filtro da 0,5 micron, abbiamo detto, è un'acqua che da una parte viene filtrata, appunto con tutta la sedimentazione fino a 0,5 micron che viene trattenuta nella parete del filtro. Dall'altra l'acqua che passa attraverso il carbone attivo viene depurata e viene affinata, quindi viene eliminata il sapore, l'odore del cloro, quindi io al punto d'uso avrò un'acqua sicura, perché è un'acqua dell'acquedotto, ok? È buona da bere perché tutte le impurità, tutti i sedimenti, tutto l'odore, i sapori particolari sono stati tutti eliminati, quindi è un'acqua buona da bere. È
un'acqua 100% sicura, è un'acqua che fa invidia a molte acque in bottiglia che trovate al supermercato. Per cui, se potete, affidatevi sempre a un filtro sotto lavello, perché vi dà la garanzia di un'acqua buona da bere, sempre disponibile, eliminate la plastica e tutto quello che comporta l'acquisto delle casse di acqua, portarle a casa. Insomma, capisco che non tutti abbiano un ascensore, per cui è un fattore in più da valutare. Valuteremo nel dettaglio i filtri per capirne le caratteristiche. Ci sono dei filtri che sono più adatti anche nel caso in cui ci sia una presenza importante di arsenico o di nitrati o i FAS, soprattutto nelle aree del nord Italia. Per cui li valuteremo uno per uno, vi suggerirò quali sono i filtri migliori in base alle singole esigenze, alle singole caratteristiche dell'acqua. Quindi continuate a seguirci nei nostri canali social che vedete qui, scriveteci su WhatsApp, utilizzate tutti i canali che voi vedete, perché noi siamo sempre a vostra disposizione, sempre qui a Termidraulica RV, e ci vediamo alla prossima. Ciao!